Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, uno dei tanti che seguiranno, del Mazinga Z numero 1 edizione Hachette, altezza 75 centimetri con il centro ricerche fotoniche. Arriviamo a circa 90 centimetri. Adesso vi faccio vedere l'interno del fascicolo, se qualcuno, oltre che guardare le immagini, avrà piacere di leggere, è libero di farlo. Vi dico subito una cosa, vi anticipo che c'è un piccolo errore nelle informazioni, piccolo. Io ho cercato già di fare un semi-montaggio per portarmi avanti e guardare quali potevano essere le problematiche. Allora, prima di iniziare a farvi vedere il fascicolo e poi andremo a proseguire con il montaggio di questo primo numero, finalmente ragazzi ce l'abbiamo fatta anche in Italia, vi dico cosa io ho preso per poter appunto procedere a questa prima sessione di montaggio. Una lima, un collante. Seguitemi ragazzi, perché se mandate avanti veloce il video è inutile che poi mi fate 1000 domande in privato. Tutto quello che io vi devo dire ve lo dico già nel video. Ecco perché durano necessariamente di più rispetto ad altre persone che fanno il tutorial di montaggio. Io mi occupo di un'altra cosa, cerco di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio del modellino e di semplificarvi il lavoro non facendovi fare errori e danni, questo possibilmente. Allora, una cosa importante, io userò una colla epossidica bicomponente, vuol dire che se non vengono uniti non potranno mai indurire. Abbiamo una lavorazione di massimo 5 minuti, sempre che la colla venga distribuita in parti uguali. Mi spiego. Abbiamo il catalizzatore e la colla. Se mettiamo più base di colla e mettiamo poco catalizzatore, ci vorrà molto più tempo perché questo possa solidificare. Al contrario, se mettiamo più catalizzatore e meno colla, diventerà più in fretta, duro, e quindi lo lavorerete meno. Consiglio, mettete in uguale quantità. Vedete, io me la sono già preparata. Questa non diventerà mai dura se io non vado prima ad immischiarla. Munitevi anche di uno stuzzicadenti, io ne userò 2 perché insomma non so se spiegarvelo, non vorrei che poi il video diventasse ancora più lungo del previsto. Ve lo spiegherò in un altro momento. Questo è importante quando si usa l'epossidico, usare non solo uno stuzzicadenti. E poi un cutter, io in questo caso non ho trovato il cutter, userò la lama. Ecco, una cosa che non andrebbe fatta, io ho un po' di esperienza, voi non usate mai la lama così. Allora, vi dico subito che sembra complesso, relativamente lo è. Bisogna fare molta attenzione e guardare bene tutto. Leggetevi le istruzioni e poi seguitemi, mi raccomando, perché Michele cercherà di farvi montare al meglio il vostro Mazinga Z. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Questo ovviamente è dedicato a coloro i quali non hanno fatto la collezione, perché ovviamente per chi come me l'ha acquistata non avrebbe senso farvela vedere. Dopo questo numero procederò subito a fare il video anche del numero 2, come avete visto dall'unboxing che ho pubblicato.
ho ricevuto i primi due numeri. Il consiglio è sempre lo stesso: se potete farlo, non perdetevi questa occasione. È inutile che la gente si lamenta del prezzo, perché vi dico subito che il totale è 1282 euro per tutti i 100 numeri. E ripeto, è inutile che la gente si lamenti tanto, perché non possono paragonarlo a nulla, perché di così bello, di così anime, perfettamente in tono con quello che era il primo Mazinga Z, non c'è nulla in commercio. E in più abbiamo la possibilità di acquistarlo pagandolo mese per mese, o chi decidesse di farlo con l'edicola settimana per settimana. Ecco, io sinceramente, con tantissimo dispiacere, se avessi dovuto pagarlo in contanti, non me lo sarei potuto permettere. Bene, queste sono adesso le fasi del montaggio, i contenuti, quindi vi faccio subito vedere un errore nelle istruzioni, però non vi preoccupate. Non vi preoccupate, perché qui c'è Michele, ecco perché dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Mi raccomando ragazzi, guardatemi, mi fa piacere, ma non vi costa nulla e per me vuol dire tanto. Iscrivetevi al canale. Torniamo a noi. Allora, se si guarda questa foto, questa, vi faccio soltanto vedere un appunto, poi procediamo al montaggio. Abbiamo due pezzi, ok? Questo qui è nella foto, attenzione, nella foto 05 finale 06, questo è 0708. Lo capite perché vedete il pezzo di plastica che gira verso il basso a sinistra e qui gira verso l'alto a destra. Quindi questo ci dicono che è il sinistro, lettera L, questo ci dicono che è il destro, lettera R. Le lettere le trovate qui stampate. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qui. Qui abbiamo la R. Abbiate pazienza ragazzi, voglio farvi vedere tutto. Comunque, qui c'è la lettera R e qui c'è la lettera L. Quindi la R destra, la L sinistra. Ecco qui abbiamo la lettera L. Eccola lì. Torniamo a noi. Se andiamo a metterlo, a fare una comparativa con questo qua sarebbe il pezzo che poi ci dice di montare. Eccolo qui, vedete? 00105 00105 e questo va verso il basso, ok? E ci dice che questo è la lettera L, ma è sbagliato perché questo è la lettera R. Eccola qua, non so se la vedete, questa è la lettera R, così è corretto. Ecco, quindi cosa dovete fare? Non vi preoccupate, non dovete guardare questi due pezzi qui, ma semplicemente quando andrete a montare vi dice di prendere la lettera L e voi andate a cercarvi la lettera L, che in questo caso è questa, qui sul bordo della plastica. Bene, prima cosa da fare, io vi dico soltanto di guardare con che accortezza sono stati messi i cavetti dei LED. Non mettete le dita possibilmente sopra i LED, non le mettete, mi raccomando, guardate.
ogni cavo ha il suo tubicino di protezione, che poi chiaramente questo va tolto, ma guardate che spettacolo. Allora, prima cosa da fare, consiglio che vi do, andiamo a identificare nei 4 LED quali sono quelli che ci interessano nelle varie sessioni di montaggio. Ho cercato, come vi ho detto già all'inizio, di semplificarvi tutto, perché qui non è complicato, ma con tutti i codici, con quell'errore che hanno fatto, potreste rischiare di montarlo in maniera non corretta. Quindi ragazzi, abbiate pazienza, datemi retta, se avete piacere seguitemi, ok? Bene, prima cosa da fare, guardate, andiamo a occuparci della lettera L. Ah, tra l'altro, volevo farvi vedere una cosa, così non vi preoccupate, perché è meraviglioso. Quando andate a prendere questo, che tra l'altro è in metallo, guardate che blu che c'è. Se però lo giro così, è nero. E se invece lo giro ancora così, è cangiante. È normale, è fatto in una maniera splendida. Come sono contento. Allora, torniamo a noi. Andiamo a prendere il primo pezzo, ci stiamo occupando del montaggio sinistro, la L. Quindi andiamo a separare i pezzi che ci servono. Questo è il primo pezzo, come potete vedere, e lo mettiamo qui. Poi ci dice di prendere il cavo, lasciamo perdere gli zeri davanti, diciamo 1,11. Il cavo 1,11 è identificato con un solo LED, ok? Quello giallo è il LED, mi raccomando, e questo è l'11. Quindi andiamo a prendere i due cavi 11, eccoli qua, sono uguali, cioè questi li potete intercambiare, perché abbiamo tutte e due un LED soltanto, e questo è il diodo LED 11, ok? Questo, come potete vedere, invece ha due LED ed è l'1,10 e abbiamo due cavi con i LED doppi, eccolo qua. Perfetto. Adesso qui ci dice di andare a prendere l'1,11, che abbiamo appena detto che è quello con un LED solo, eccolo qua. Andiamo a sfilare il tubo di gomma senza mettere assolutamente il dito sui LED, almeno possibilmente lo sfiliamo, e andiamo a prendere la targhetta adesiva A6. Eccola qua. Dove andiamo a collocarla? A 5 cm dallo spinotto. Mezzo centimetro, scusatemi, 5 centimetri, 5 millimetri dallo spinotto, che equivalgono a circa niente, equivalgono a 5 millimetri, mezzo centimetro. Ragazzi, vi rendete conto? Perché sto pensando, sapete cosa stavo pensando adesso che mi sono incespicato? Invece di dire 5 millimetri equivalgono a mezzo centimetro, sono andato in palla, perché stavo pensando a dei video tutorial che ho visto dove usano il ciano acrilico per incollare i pezzi. Non lo usate il ciano acrilico, la Loctite, non la usate, perché vi opacizza le plastiche e cristallizza. Cosa vuol dire cristallizzare? Cristallizzare vuol dire che vi rende la plastica non più flessibile, ma ve la disidrata completamente e col tempo si sfarina, si rompe, e non credo che abbiate voglia di rovinare il modello. Quindi le colle che potete usare, ce n'è due tipi, dopo ve lo dirò, oppure l'epossidico bicomponente. Torniamo a noi, andiamo a chiudere questo così e abbiamo messo la A6. Poi ci dice di mettere la scatolina così e andiamo a mettere il LED verso l'interno. Qui abbiamo
uno spazio da una parte e uno spazio dall'altra, dove si deve andare a inserire il LED. Questa maniera qui, vedete? Questo è quello singolo e andiamo a metterlo qua. Ok? Non toccate il LED in punta. Fate attenzione, dovete farlo entrare massimo a filo sotto, ma se anche vi succedesse così, una cosa del genere, poi non vi preoccupate, da sotto lo potete rimandare in su. Fatto questo, ok? Andiamo a girare la pagina. Ecco qui. E ci dice di andare a prendere abbiamo detto che gli zeri non li diciamo più, l'1-10. Vi ricordate? L'1-10 è quello che ha 2 LED. Eccolo qua. Andiamo a sfilare questo. E ci dice di attaccare l'adesivo A5. Prendiamo l'adesivo A5. Sempre a mezzo centimetro più o meno dallo spinotto. Lo mettete così con delle 2 linee nere in mezzo ai 2 cavi e poi chiudete. Ecco qua. Adesso siamo pronti per andare a mettere sopra quest'altro LED. Cioè, ma voi vi rendete conto che cosa stiamo montando? Qui abbiamo già 3 LED e c'è chi dice che questo modello è caro. Ragazzi, è costoso, vale quello che vale. Se poi uno non lo vuole acquistare, ok, i soldi sono di ognuno di noi e siamo padroni. Però non diciamo una cosa per un'altra, eh. Andiamo a metterlo così sopra, guardate. Il LED va rivolto verso l'interno della scatola. Qui abbiamo un LED solo, qui ne abbiamo 2. Ecco qua. Vi deve rimanere questo spazio in mezzo. A questo punto andiamo a prendere, vi ricordate prima, la lettera L, eccola qui, di questo pezzo che adesso andiamo a montare. La lettera L, eccola qua. Questa è la lettera L. Non riesco a farvela vedere, ma è la lettera L. Perfetto. Andiamo a separare i 2 pezzi. Questo è lo scarto. Allora, questo va tolto tutto. Questo qua. Delicatamente. Se riuscite a fare il lavoro con il cutter come sto facendo io è meglio. Perché? Perché se andrete ad usare la lima lascerete delle righe e ricordatevi che qui passerà poi la luce delle fibre ottiche
della testa. Quindi tanto più lavorerete bene, tanto più il risultato sarà ottimale. Io adesso vi ho detto all'inizio che serviva una lima perché non l'ho mai montato. Se avessi avuto difficoltà l'avrei certamente usata. Allora, fatemi vedere un attimo questo pezzo, che ho una lentina piccola perché devo guardarlo, perché la vista, la mia età è quella che è ormai. Ok, devo levare un po' di sbavatura qui e poi siamo a posto. Ok, ecco qua. Allora, attenzione soltanto perché abbiamo, vedete che abbiamo questi pezzi che escono da una parte e dall'altra? Non è perfettamente circolare, ecco, quelli devono rimanere, mi raccomando, ok? Poi ci dice di prendere questo in questa maniera, guardate, così, lo giriamo con il foro davanti e andiamo a inserire questo, così. Il risultato finale dovrà essere questo, quindi lo posizioniamo, guardate, eccolo qua, vedete che gira verso destra, questo gira verso destra, perfetto. Adesso qua ci dice, dove ci sono i punti gialli, di usare la colla. Qua nota bene, ci dà un'indicazione, voglio leggervela. Due tipiche colle per modellismo sono la Contacta Professional della Revel e la Tamiya Cement. Ah, ecco, c'è scritto anche qua. Evita invece il ciano acrilato, cioè quello di cui vi parlavo prima, l'Octite o Supercolla, perché lascia antiestetiche macchie sulla plastica. Ok? Come dovete usare la colla? Non dovete assolutamente usarla dal beccuccio, ma dovete metterla su un piano d'appoggio e con lo stuzzicadenti bagnare e toccare le parti da incollare. Solo così potrete evitare di fare danni da fuoriuscita esagerata di colla. Mi raccomando, non è un giocattolo, è un modello meraviglioso, cerchiamo di operare nella giusta maniera. Allora, a questo punto ci dice di mettere questo pezzo così sopra. Così, guardate. Oh, scusatemi, non stavo inquadrando. Abbassiamo un po'. Ecco, ci dice di mettere il pezzo così. Vedete? E di mettere la colla qua sotto. Io adesso lo sto presentando, voglio vedere come appunto si comporta il pezzo di plastica e poi metterò la colla. Ok? Praticamente così, vedete? Però voglio vedere soltanto una cosa, un attimo, metto la pausa per non fare il video ulteriormente più lungo e ci vediamo dopo. Guardate, vi faccio vedere una cosa che non mi permetteva di chiudere bene il pezzo, vedete? Fate attenzione. Non mettete le dita sui LED. Vedete che qui c'è questa sbavatura? Ecco, io la devo togliere. Se non la tolgo, non mi entra in maniera corretta il pezzo all'interno della sua sede dedicata. Quindi vado a toglierlo, qua si vede ancora meglio, vedete quanto sbava? Non potrà mai entrare dentro.
insomma, avete capito di quello di cui vi parlavo. Adesso lo lavoro bene perché dietro il telefonino è veramente difficile e ci vediamo dopo. Adesso guardate, perché vi insegno ad usare l'epossidico, almeno per quelli che non hanno dimestichezza con questo collante. È importante. Avete capito il canale, per chi non mi conosce e mi vede per la prima volta, qual è, che tipo di canale è? È un canale dove non posso fare video di 8-10 minuti, è impossibile per quello che propongo io. Allora guardate, penso che succederà la stessa cosa anche a voi. Se andate a inserire questo, ve lo manda fuori, sentite il clac? Ve lo manda fuori, quindi anche mettendo la colla dovreste stare così per un bel po' di tempo. Adesso vi faccio vedere cosa faccio, però prima di questo vi volevo far vedere una cosa veramente carina. Vediamo se riesco a ingrandire. Guardate, se andiamo a togliere questo, che è il led doppio, vedete, una volta messo questo tubicino trasparente che abbiamo messo va direttamente in testa al led, quello singolo, che quando si accenderà chiaramente trasmetterà la luce qui per gli occhi di Mazinga Z. Che spettacolo! Torniamo a noi, andiamo a mettere questo come era prima, così. Io, per l'esperienza che ho, vi dico già da questo numero che è qualcosa di stratosferico, non si era mai visto. Bene, adesso guardate, io prendo un po' di questo e lo metto qua. Poi non uso questa punta che ho già sporcato, ma giro lo stuzzicadenti e prendo la stessa quantità e vado a mischiarmi questo, senza toccare questi due che ho lasciato lì pronti. Se io vado con questo sopra l'altro, mi diventa tutto duro e non va bene, butterei via tutto. Ecco qua. Mischiate bene. Ok, adesso questo lo andiamo a buttare, ecco qua, e andiamo a prenderne uno nuovo, questo. Andiamo a bagnare dove ci hanno detto appunto di bagnare, poi vi faccio vedere che è la parte contrassegnata con il giallo, e con lo stuzzicadenti prendiamo una piccola quantità di colla e andiamo a metterla qui e qui. Quella in più la dovete togliere perché poi ve la butta fuori ed è brutto. Poi in realtà ci sarebbero tante cose da dire ancora sul ciano acrilico, chiedo scusa, sull'epossidico, però dovrei fare un video apposta solo per questo. Andiamo a chiudere. Ecco qua. Così. E adesso prendiamo un elastico, devo farlo con due mani ragazzi, non posso farcela con una mano sola, vi faccio vedere poi cosa ho fatto. Ecco,
non è molto bello da vedere, ma vi garantisco che è funzionale, va benissimo. Dovete accertarvi che qui sia perfettamente a filo la trasparente con la plastica nera, stessa cosa di qua, e che qui non abbiate spinto troppo giù il LED, deve essere a filo della scatola, appena un po' fuori va bene, ma non oltre. Ecco, questo dopo 5-10 minuti potete toglierlo e siete a posto. E questo è uno. Vi volevo soltanto far vedere quello che ho mischiato prima. Guardate. Sta già, guardate che sta filando, vedete? Sta già diventando duro. Quindi mi voglio apprestare, ma non credo di riuscire a fare anche l'altro con la stessa colla, non c'è problema. L'avevo preventivato per quello che ho diviso le parti. Adesso noi abbiamo montato qui, ecco, questa è la parte gialla di cui vi parlavo prima, dove dovrete mettere il collante. Adesso prendiamo l'altra scatola, quindi questa, che è questa qui, eccola qui. Prendiamo il LED 1.11, non vi dimenticate che è quello che ha un LED soltanto, eccolo qui, 1.11. Sfiliamo, prendiamo l'adesivo A1 e lo applichiamo sempre a una distanza di mezzo centimetro dallo spinotto. Ecco qui. Voilà. Perfetto. Andiamo a prendere l'ultimo adesivo A3 e andiamo a applicarlo ovviamente sull'unico rimasto. Aspettate che qui con calma ce la dovremmo fare. Ecco qua. Perfetto. Sempre senza mettere le dita sui LED, sfiliamo anche questa protezione e andiamo a mettere l'ultimo adesivo sul doppio LED. Ecco qui. Perfetto. Ora prendiamo questa, mettiamo il LED singolo contrassegnato con la lettera e il numero A1, eccolo qui, lo andiamo a mettere così, ecco qui. Un attimo solo. Guardate ragazzi, ecco perché dovete seguire video di Michele Armonica. Guardate qua cosa succede. Io ho messo il pezzo dentro in maniera corretta. Vi dico subito che questo pezzo, cioè quello con un LED solo, è identico a quello che ho messo qua. La saldatura si trova sempre sulla sinistra del pezzo. Quindi cosa è successo però? Guardate da sotto. Vedete la plastica come si allarga? Non va bene. Potrebbe anche andare per molti, ma per me non va bene. Quindi cosa facciamo? Guardate cosa facciamo.
Non tiratelo dai fili, per carità. Se è così incastrato, ma noi lo tiriamo fuori. Eccolo qua. Eccolo qui. Guardate cosa facciamo. Attenzione, noi dobbiamo mettere i fili così. Quindi lo prendiamo, lo capovolgiamo così, inseriamo questo, ecco, vedete? Non vi preoccupate perché quello che ci interessa a noi è il LED centrale, quello giallo, che sta al centro. Non è importante la resistenza dove stia, è il LED. Ma questo è il modo corretto, poi questo lo possiamo tirare su delicatamente dove ci verrà chiesto di tirarlo su, oppure lasciarlo lì, vedremo. Bene, a questo punto andiamo a prendere anche questo, il doppio LED, che è A3, eccolo qui, andiamo a metterglielo sopra, però vedo che anche qui c'è una sbavatura, eccola qua, che devo toglierla come vi ho fatto vedere prima. Vediamo se sposto questo, magari si vede meglio a fuoco. Eccolo qui. Vedete, sono piccole cose, ma vanno eliminate, se no il modello non si monta bene. Guardate qua, forse si vede meglio così. Vedete questo pezzo qua di fibra di vetro? Questo è un pezzo di fibra di vetro del circuito stampato. Questa va tolta, se no, altrimenti mi fa un'unghia, vedete? E non si potrà mai inserire bene. Ci vediamo dopo. Perfetto, fatto. Andiamo a metterlo su, sempre con i LED rivolti verso il basso, stessa cosa che abbiamo montato prima sulla parte sinistra, questo è il lato destro, c'è il suo spazio, deve entrare bene. Ok, adesso lo lasciamo qui, andiamo a prendere questo, che ovviamente è quello che è rimasto ed è la lettera R. Non riesco a farvelo vedere. Va bene, fidatevi, è la R. Andiamo a levare delicatamente questo. Tutto questo deve venire via. Questo, non questo sotto, mi raccomando. Ecco qua. Perfetto. Adesso andiamo a staccare questo. Voilà. Andiamo a prendere il nostro pezzo così e stavolta deve andare verso sinistra, così. Inseriamo dentro. Ok. Perfetto. Ecco qua. Adesso, voi volete vedere la colla che fine ha fatto? Guardatela. Avete visto? Guardate quanto è diventata dura. È rimasta attaccata allo stuzzicadenti.
Ma vediamo se levo questo, se si mette a fuoco. Ecco, guardate, nessun problema. Però attenzione, dovete rompere questo, così. Prendete un po' di colla, vedete? La mettiamo qua sopra. Troppo vicina, allontaniamola un po', altrimenti si indurisce subito l'altra. Così, questo lo buttiamo. Prendiamo questo, che è pulito, prendiamo un altro po' di colla di qua. Non vi sbagliate a prendere sempre la stessa perché non diventerà mai dura. Ecco qui, e andiamo a mescolare. E facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Io adesso vi faccio vedere il pezzo sopra montato e poi vado a incollarlo con calma con un altro elastico. Anzi, potrò usare quello che ho messo perché sarà già indurito. Vediamo. Andiamo a vedere. Ecco qua. Avete visto? Questo state pur certi che non si staccherà mai più. Se mi usate il ciano acrilico e l'attack qua, questo diventa tutto bianco. È ovvio che quando andrete a far funzionare i LED non farà una luce bella pulita come magari invece doveva fare, quindi attenzione. Allora, adesso questo va semplicemente posizionato qua sopra, così come l'altro, vedete? Tenuto premuto con l'elastico. Ricordatevi, qua deve essere completamente imbattuta con la plastica nera, con quella trasparente, altrimenti dovete intervenire. Non fate lavori fatti male, tutto deve andare come deve andare, diversamente poi potreste trovare problemi nel montaggio e anche nel funzionamento. Dovete montarlo bene il modello, con Michele dovete montarlo bene. Ok ragazzi, ci vediamo dopo. Ed ecco qua, quello è quello che abbiamo montato adesso, che è il destro, e questo è il sinistro. Adesso, prima che mi diventi subito dura anche questa, vado subito a prendermi questa parte meravigliosa e la plastichina qui. La vado a mettere così, provvisoriamente. Ok, abbiamo 4 fori, vedete, e ovviamente 4 perni dove andrà a inserirsi la mascherina. Bene, guardate che sta già filando, devo fare in fretta, non so neanche se ce la faccio. Non so se ce la faccio, sta già indurendo. No ragazzi, non ce la faccio. Vedete, guardate. Una meraviglia sta colla, oh. Quando è così non dovete più usarla. Vedete che è sempre sana l'altra? Fantastico. Vado a prendere soltanto uno stuzzicadenti nuovo, perché ne avevo presi 2, ma se ne serve un altro. Ecco qua. Qui non è un tutorial di montaggio, questa è un'officina. Adesso prendiamo ancora un po' di questo, vedete, questo è sempre bolle. E mettiamo qua. Solo poco perché dobbiamo andare a bagnare i 4 perni. Questo adesso lo buttiamo via, perché se vi sbagliate fate danno. Prendiamo questo che è il nuovo. Ecco qua. Ovviamente una volta che avete fatto questo, cioè che state già mescolando, non fate la stupidaggine di andarne a prendere altro da questi due, perché diventa duro. Questo domani, dopodomani, tra una settimana, lo riuso di nuovo. Quello che conta è quello che vi ho detto. Non vanno uniti assieme.
Da qui il nome bicomponente, cioè due componenti. Ecco qui. Dove vado a mettermi la colla? Vi direi di metterla sulla mascherina, ma non ve lo consiglio perché poi con le dita vi sporcate di colla e sporcate la mascherina. Quindi esclusivamente sui 4 perni. Poca, non serve una montagna. Poca. 1, 2, 3, e 4. Ecco qua. Via questa. Prendiamo la nostra bella mascherina, ma quanto è bella. Ma vi rendete conto cosa c'è già solo al primo numero? Ma ragazzi, allora non facciamo stupidaggini, questo va messo così. Prendiamolo al centro qua e lo facciamo entrare così, ecco. Perfetto. Dove dovete premere? Solo sui perni, non in altri posti. E quando lo fate, attenzione, perché se avete esagerato con la colla, cosa succede? Premete, vi sporcate le dita di colla e poi la andate a sporcare tutta. Non lo fate, ragazzi, non facciamo stupidaggini. Mi ho messa così poca che non c'è quel pericolo. Controllate e guardate perché la parte gialla deve vedersi anche così, vedete, rispetto a quella blu davanti. Questo spazio in mezzo non vi preoccupate perché è imbattuta in ogni parte e rimane lo stesso un po' di luce. Qua è completamente a zero. Se schiaccio ancora rompo la plastica e non mi sembra il caso. Ecco, madonna, ma che bello! Ok, andiamo a vedere. Io direi che possiamo anche levare questo elastico qui. Ecco qua, perfetto. Andiamo a vedere dove siamo arrivati. Praticamente abbiamo finito. Questo è stato fatto tutto. Avete visto? Tutto. Siamo addirittura d'arrivo. Ecco qui. Questo l'abbiamo appena montato. Non lo tocchiamo perché deve indurire. 5 minuti e siamo a posto. Controllate bene finché il collante ancora non ha fatto effetto, perché poi non lo toccate più. Io vi dico ancora una volta, gli occhi gialli devono sporgere un po' dall'armatura, appena appena, In realtà qui sporgono poco, qui sporgono un po' di più, ma più di così i perni non posso inserirli. È completamente contro, non va, quindi è corretto così. Bene, andiamo a prendere adesso questo, lo mettiamo così come in figura, siamo qua, andiamo a prendere questo qui che è il sinistro, quindi L. Il sinistro è quello, per capirci, con A5 e A6, sinistro, A5 e A6, no, questo è quel destro, A5 e A6, eccolo qua, A5 o A6, questo è il sinistro, perfetto, andiamo a metterlo qua. Ci dice di metterlo così, guardate, così, di fare passare i led in questo foro. Però prima di farlo andiamo a crearci il filetto
senza assolutamente mettere olio e grasso, perché stiamo lavorando sulla plastica, guai, non va messo. Ecco qui. Oh là là. Ragazzi, non vi preoccupate, Michele. È tutto regolare. Tutto regolare. Allora, prendiamo le due viti, una andrà da una parte e una dall'altra, le uniche che vi hanno dato nella confezione, quindi non potete sbagliarvi, e andiamo ad avvitarle qua. Ecco. Svitiamo e ripetiamo l'operazione da questa parte. Perfetto. Adesso facciamo entrare prima un cavo, poi l'altro, perché sarà tutto più semplice. Lo pieghiamo così. Ecco. Voilà. E andiamo a metterlo nella giusta posizione. Aspettate un attimo. Proprio così. Vedete? Distribuite anche i fili, metteteli in maniera corretta. Guardate. Vedete? Perché costa poco fare il lavoro fatto bene, e poi vi insegna a lavorare pulito, vi insegna a lavorare nella maniera corretta. Ecco qua. Prendiamo la vite, giriamo al contrario il cacciavite, quando sentirete il clac, visto che vi siete creati il filetto, avvitate. Basta. Sarà corretto perché questo deve girare verso l'interno. Vedete la plastica che esce? Facciamo la stessa cosa con l'altro. Non tirate mai i fili, sempre con calma. Faccio passare prima uno e poi l'altro. Ecco qua. Voilà. E mettiamo l'ultima vite. Dovete controllare, aspettate un attimo, dovete controllare che qui sotto tocchi dappertutto, qua, qua, così come di qua e di qua. E guardate le due plastiche, vedete che guardano verso l'interno? È giusto così. E due. Beh, qua mi sono superato, cioè 2 volte non mi era mai caduto. Ma se voi non vi rendete conto di cosa c'ho su questo banco, guardate, ecco perché mi cade un po' tutto. Ho tutto qua. Va bene ragazzi, io mi auguro che quello che vi ho detto possa esservi stato d'aiuto. Qua abbiamo le due plastiche che però ci serviranno nell'altro montaggio, il numero 2 che vado subito a prepararmi. Questo è quello che abbiamo montato. Ecco qui, parte corretta è così. Che spettacolo. Mi raccomando, le plastiche devono andare all'interno così. Bene, abbiamo montato tutto. Adesso mettiamo quello che abbiamo messo, che abbiamo montato. Uno. Ecco qua. Ah, volete vedere che fine ha fatto la colla che ho mescolato prima per gli occhi? Eccola qui. Guardate.
Guardate quanto è diventata già dura, guardate. Inservibile ormai. Queste invece sono ancora perfettamente utili. Le plastiche che abbiamo tolto, andiamo a metterle qui. Ne avevo ancora una, salterà fuori. Ok ragazzi, io direi che questo montaggio mi è piaciuto proprio. Ci ho messo parecchio tempo perché vi ho spiegato tante cose importanti, almeno io ritengo che siano state molto importanti. E voi, se avete piacere, non vi dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella e condividete i video di Michele nei gruppi dedicati, perché la gente mi apprezza sempre di più e io vi dico grazie con tutto il cuore. Ciao ragazzi!